Bentornate e bentornati nell'Officina del Backgammon. Nello scorso video abbiamo visto le risposte all'apertura dell'avversario con doppio 6, doppio 5 e doppio 4. Oggi concludiamo l'argomento con i restanti 3 doppi. Iniziamo con il doppio 3. L'avversario ha aperto con 5-1. La risposta standard consiste nel costruire un'importante ancora sulla punta 21 e alleggerire il midpoint occupando la punta 11. Anche qui, come nei casi precedenti, le cose cambiano se l'avversario ha splittato i corridori. Vediamo come. Dopo l'apertura a 5-4, la pedina avversaria si trova sulla punta 5. La mossa corretta è avanzare in formazione blitz. 1 e 2. Stessa cosa in risposta all'apertura 5-2. Piombiamo sulla testa dell'avversario e chiudiamo 2 punte contemporaneamente. Dopo le aperture con il 6, come 6-2, 6-3 e 6-4, è probabile che l'avversario abbia spostato una pedina sulla nostra punta 7. Che fare? La colpiamo con 2 pedine dalla punta 13, conquistando il bar point. Qualora fossimo interessati a vincere un gammon, è preferibile giocare più aggressivi colpendo con una sola pedina, mentre con i restanti 2-3 conquistiamo il golden point. Se invece l'avversario decidesse di usare il 6-3 per correre sulla punta 10, la mossa migliore è colpirlo con 2 pedine dal midpoint e costruire un'ancora sulla punta 21. Infine, l'avversario apre 4-3 two man down. Anche se c'è la possibilità di colpirlo nel settore esterno, è meglio utilizzare il doppio 3 per assicurarsi l'ancora sulla punta 21, così da spezzare la carica offensiva dell'avversario. Con i restanti 2-3 occupiamo il golden point. Passiamo alle risposte con doppio 2. L'avversario ha aperto 3-1. Con la risposta standard conquistiamo l'importante punta 4 in casa e alleggeriamo il midpoint occupando la punta 11. In un colpo solo abbiamo snellito le 2 punte più pesanti. Ricorderete da un video precedente l'importanza della flessibilità ad inizio partita. Vediamo ora le varianti. Di norma, dopo le aperture dell'avversario split and down con il 6, 6-2, 6-3 e 6-4, usare 3-2 per colpirlo sulla punta 7 è quasi sempre un errore. Meglio la risposta standard più bilanciata. Ma se l'avversario ha usato l'apertura 6-2 per lanciare un corridore in avanti, in questo caso lo colpiamo e conquistiamo la punta 4. Di fronte alle aperture aggressive two man down è preferibile non colpire sulla punta 16, ma assicurarsi subito un'ancora perché l'avversario comincia a farsi minaccioso. Poi muoviamo 6-4. Solo quando la massima priorità è evitare di subire un gammon, allora è corretta la mossa difensiva. Per concludere, vediamo la risposta con doppio 1, il tiro più basso, ma non per questo meno efficace. L'avversario ha aperto con 6-5. La risposta standard è questa. In un colpo solo abbiamo conquistato il golden point e il bar point. Inoltre abbiamo ottime probabilità di occupare la punta 8 al prossimo tiro, trovandoci con un prime da 4 dopo appena 2 tiri. Mica male, no? Anche qui è importante conoscere le varianti corrette. L'avversario decide di aprire in modo aggressivo con 2-1, splittando sulla nostra punta 20. Qui non dobbiamo esitare e usiamo tutti e 4 i nostri 1 per colpirlo. Stessa cosa anche dopo l'apertura 4-1. Attenzione però, perché dopo l'apertura 5-1, avendo l'avversario meno combinazioni utili in attacco, quindi meno minaccioso, torna preferibile la risposta standard. Senza colpire. Ogni volta che troviamo l'avversario sulla punta 5, come dopo apertura 5-4 o 4-3, lo colpiamo conquistando il golden point. E con i restanti 2-1 diamo mobilità ai nostri corridori. E se l'avversario è avanzato sulla punta 4,
come dopo apertura 3-2, lo colpiamo con 6-4. Vediamo ora l'ultimo caso. L'avversario ha spostato un corridore sulla punta 2 o 3, come ad esempio dopo l'apertura 5-1 o 5-2. La risposta standard ci esporrebbe al rischio di farci colpire sulla punta 8 con un tiro diretto. Quindi la mossa corretta è conquistare il golden point e con i restanti 2-1 splittare i corridori. Per oggi è tutto. Nel prossimo video toccheremo un tema centrale del backgammon: quando giocare prudenti e quando aggressivi.